Ciao a tutti, io sono Yamini e in questo video tratterò ben altre 10 curiosità su Mao Tsukai Pretty Cure. Sigla! Prima di iniziare, vi piace questa serie? Se sì, qual è la vostra cure preferita di questa stagione? Questa serie io l'ho trovata adorabile, mi è piaciuta tantissimo quando l'ho vista tanti anni fa. Non vedo l'ora che esca anche la stagione, quella, il sequel, che arriverà a gennaio. Mi piace veramente tanto perché tratta la magia e io è uno dei miei temi preferiti qualunque anime. Pretty Cure preferite di questa stagione, io trovo che siano tutte bellissime, tutte e tre, le adoro, ma Cure Felice le batte tutte, perciò io adoro Cure Felice. Se potessi fare anche il cosplay, per ora è in lista, vedremo prossimamente. E ora, curiosità 1. La meccanica presente in questa stagione sono simili a quelle apparse nelle prime 3 stagioni del franchising. I Mao Tsukai, le Cure principali, possono trasformarsi solo in coppia, cosa presente in tutte e 3 le stagioni di Futariwa, Maxeart e Splash Stars. La coppia può finire in mostri insieme, mentre la terza Cure ha un attacco individuale. Cure Felice può sconfiggere i mostri da sola, ma Shiny Luminous no. Le Cure non conoscono i nomi dei cattivi e invece di rivolgersi a loro con una sorpresa, sei tu quando compaiono. In Futariwa e Maxeart le Cure non chiamavano i loro nemici per nome, ma gli antagonisti non si presentavano e rimanevano avvolti nel mistero, mentre i cattivi Mao Tsukai menzionano spesso i loro nomi. Hanno più di una forma di Pretty Cure, in cui possono trasformarsi un po' come in Splash Stars. 2. Le Cure insieme a Mofuru fanno un cameo nel film Kira Kira Pretty Cure alla mode Paritto o Mode no Mille Fleur e i Wonderful Pretty Cure The Movie Doki Doki Game no Sekai Dai Boken. 3. Mirai e Riko fanno parte del gruppo di personaggi che erano gli ambasciatori della cultura giapponese nel Giappone per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Insieme a molti altri famosi personaggi degli anime. 4. Originariamente si sarebbe dovuto rivelare che Mirai aveva origini del mondo magico, ma questo concetto è stato alla fine scartato dagli autori, che volevano che ci fosse almeno un membro della Terra nel team di Mao Tsukai, rendendo l'unico dei principali Cure a non provenire dal mondo magico. Questo concetto finì per essere poi usato per Mashiro in Hirogaru Sky, perché la sua nonna proviene da Skyland. 5. Durante la produzione di Mao Tsukai, Riko avrebbe dovuto avere un rivale di nome Shina Ryushi, ma il personaggio è stato scartato e ha finito per essere un personaggio secondario. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, seguirmi se non lo siete già iscrivendovi al mio canale e che sul canale presente la playlist con altre curiosità di anime e manga, tantissime di Pretty Cure, una per serie, e cosplay e altro ancora. E ora andiamo avanti. 6. La gag ricorrente più famosa di Riko è quella in cui cade accidentalmente a terra dall'alto e nega che ciò sia mai accaduto. 7. Lo schema dei colori dei capelli e degli occhi di Ah-chan è inverso rispetto a quello della sua antenata, madre Rapapà. Lei ha i capelli rosa e gli occhi verdi, mentre madre Rapapà ha i capelli verdi e gli occhi rosa. 8. Ah-chan non può lanciare magia o trasformarsi in Cure Felice se non ha forti sentimenti o felicità. 9. I prodotti di Mofuru sono stati i più venduti di sempre nella storia del franchising. E 10. Questo riguarda il manga. Nel manga Mirai e il suo team incontra una fata, Pea-chan, che li inganna
fingendo di essere una bambina e fa a pezzi il team di Mirai, con alcuni frutti ammaglianti, lasciando Mirai emotivamente distrutta e trasformando Rico in una persona fredda, Chan in una lussuriosa e Mofuru in un orso selvaggio. I suoi disperati sforzi per curare il suo team col trifoglio arcobaleno in bocca hanno creato la famosa scena del bacio tra lei e Rico, specialmente con il modo in cui il manga ha accennato a una nota romantica nella loro relazione. Spero che queste curiosità vi siano piaciute, se è così vi ricordo di seguirmi e alla prossima, bye bye!